Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, nel video di oggi andremo a vedere quali saranno i movimenti energetici per il lavoro per il mese di maggio e iniziamo subito con il segno del cancro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi e trovate altri link che potrebbero essere utili e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Cari amici del cancro, partiamo con il mondo al contrario, un asso di denari, abbiamo un fante di coppe al contrario e un 6 di bastoni. Beh, devo dire che con questo mondo al contrario si prospetta una fine ciclo per poi dare inizio ad un nuovo ciclo con questo asso di denari. Quando c'è il mondo al contrario è perché è come se si avvicinasse questa chiusura di ciclo, però è nell'aria, è come se fosse un working in progress, ci state lavorando e avendo appunto anche questo asso di denari, devo dire che per molte persone potrebbe iniziare un nuovo tipo di lavoro, un nuovo incarico magari. L'asso di denari è sempre un dono, una nuova strada che si apre che può portare al successo, all'abbondanza finanziaria. Abbiamo anche questo fante di coppe al contrario e devo dire che potrebbe essere o una persona vicino a voi o la vostra attitudine, adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi e poi terminiamo con un 6 di bastoni che è una bellissima carta perché è una carta che mi dice che verrete riconosciuti per i vostri sforzi e il vostro lavoro. Ma andiamo a vedere la carta del mondo. Abbiamo la stella e la morte. Probabilmente per girare questo mondo, diciamo, al dritto, bisogna tagliare qualche tipo di aspettativa, qualche tipo di comportamento. mm? Quando c'è la morte c'è sempre un distacco da certe abitudini del passato. E considerato che abbiamo anche la stella, allora per qualcuno può essere, diciamo, un cambio di direzione dei propri desideri perché comunque la stella fa riferimento ai sogni e ai desideri, però avendo anche la morte è come se ci fosse la necessità di lasciarsi qualche cosa indietro per riuscire ad iniziare con questo asso di denari. La carta della stella è anche una carta che parla di speranza, ragazzi. Quindi è necessario nutrire la speranza, mi viene da dire, perché avendo la stella e la morte sento che qualcuno è come se fosse un po' carente, diciamo, di speranza, di sogni. È come se qualcuno avesse perso le speranze, appunto, sul fatto che la situazione potrebbe cambiare. Però qui abbiamo l'asso di denari, che adesso andiamo a vedere. Temperanza. E cavaliere di bastoni al contrario. Allora, sostanzialmente questo asso di denari vi dice di prendervela con comodo. Quando c'è la carta della temperanza si parla di pazienza, si parla di mettere in equilibrio anche eventualmente quelli che potrebbero essere quello che dice il cuore e quello che dice la mente, però avendo questo cavaliere di bastone al contrario ho come la sensazione che non dobbiate fare molto, anzi sarebbe meglio stare fermi nella parte centrale di maggio, diciamo. Il cavaliere di bastoni, allora, potrebbe anche essere una persona, se non è il vostro atteggiamento, e ho come la sensazione che potrebbe essere la stessa persona del fante di coppe. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Fante di spade, il papa
e un 8 di coppe. Allora, devo dire ragazzi che qui c'è con queste carte la voglia di andare oltre, la voglia di essere riconosciuti, la voglia di mettere in pratica le proprie idee, c'è la voglia di anche andare verso terre lontane, mi viene da dire, perché avete sia il mondo che l'otto di coppe, quindi è come se per qualcuno ci fosse la necessità di staccarsi. Vi ricordo che a inizio lettura avevate anche la morte. Allora, potrebbe essere o un inizio di un nuovo lavoro o un cambio di azienda, ipotesi, o il fatto che inizierete a muovervi per lavoro. E questo vi dirò che vi porterà al 6 di bastoni, come anche porta il Papa. Il Papa è una carta di... allora, molte volte fa riferimento a una guida, ma altre volte fa riferimento a qualcuno che viene appunto riconosciuto. Quindi per molte persone potrebbe essere un aumento di stipendio piuttosto che un aumento di ruolo. E tenete presente che comunque quando c'è l'asso di denaro si parla anche di aiuti inaspettati e parlo proprio di aiuti economici. Avete comunque tanti arcani maggiori, eh? Andiamo a vedere il 6 di bastoni. 8 di pentacoli e fante di coppe. Avete un sacco di fanti. Fante di coppe, fante di coppe, fante di spade. Datemi un'altra carta per l'8 di pentacoli al contrario. Due di coppe. Voglio un'altra carta per questo cavaliere di bastoni perché ho come la sensazione, ragazzi, che... Ecco, infatti, 7 di spade e 6 di spade. Ho la sensazione qui che per riuscire ad arrivare a questo 6 di bastoni non dobbiate collaborare con nessuno. Questo ve lo dico perché avete sia l'8 di pentacoli che il 2 di coppe al contrario. E qui ho come la sensazione che dobbiate un po' prendere le vostre vie. Perché questo fante, scusate, questo cavaliere di bastoni, avendo 6 e 7 di spade, diciamo, probabilmente potrebbe anche o non essere del tutto sincero, e potrebbe essere un collega, ehm, oppure è una persona che comunica a metà. Tenete presente che 6 di spade è sempre quella carta che vi dice di lasciare indietro le vecchie credenze limitanti che non vi servono più. E qui anche abbiamo un 8 di coppe e qualcuno che va, che si allontana dal posto dov'è per cercare, diciamo, una vita migliore. Guardate ragazzi, allora se non avete lavoro vi dico, potrebbero esserci delle buone occasioni perché c'è un asso di denari. Ehm, diciamo che ho come la sensazione che dobbiate muovervi da dove siete a livello geografico. O per volontà del datore di lavoro o per vostra volontà, ma ho come la sensazione che sia, tra virgolette, necessario farlo. Può anche essere il muoversi tipo un fine settimana per prendere un respiro, però avete diverse carte di movimento, quindi può essere che per qualcuno ci sia uno spostarsi. Mm, può anche essere che farete riferimento ad una guida, ad una persona che magari vi indrizza, che vi dà dei buoni consigli. Sta di fatto, ragazzi, che alla fine della lettura abbiamo questo 6 di bastoni, che è una carta di grande successo, eh. È una carta che comunque parla di riconoscimenti, parla di abbondanza, parla di qualcuno che è in grado di guidare le masse, quindi è qualcuno che è un leader letteralmente. È un po' come se vi dicessero di andare avanti per le vostre idee senza scendere troppo a compromessi con gli altri. L'unica cosa che vi dico è di fare attenzione perché quando c'è questo fante di coppe ehm, potrebbe esserci tanto entusiasmo che poi si fa fatica a radicare, si fa fatica a portare a terra, quindi a concretizzare, ok?
Nel caso invece aveste già un lavoro, potrebbero esserci degli aumenti di stipendio, potrebbero esserci dei premi inaspettati. Non dovete fare molto fondamentalmente, ma ho come la sensazione che per qualcuno questo tipo di premio sia per calmare le acque, perché probabilmente voi vi aspettate un aumento di ruolo, un passaggio di livello, quello che è come se vi, diciamo, calmassero, se calmassero questa vostra voglia di avanzare con scusate, una ricompensa economica in più, che non è male, devo dire, eh? Andiamo a vedere una carta da parte delle fatine. Quindi ingressi economici, viaggi per lavoro, evitate di scendere a compromessi, tenete sempre gli occhi aperti su quelle che sono quello che vi dicono gli altri fondamentalmente. Guardate, questa carta io la sento un po' collegata a quella del diavolo perché parla di tentazione. Vi dice che siete intrappolati in qualche tipo di abitudine non proprio salutare. E vi dice che questa carta vi dice che voi avete il potere di oltrepassare, di bypassare questo tipo di tentazione, qualsiasi tipo di tentazione sia. Quindi io non lo so se sia la tentazione di fare qualche cosa, visto che c'è un 7 di spade, di poco lecito, magari appunto per riuscire ad avere questo premio o per riuscire ad avere quel riconoscimento in più, però ecco qua vi dice di fare attenzione a che tipo di, diciamo, atteggiamenti e pensieri mettete in atto, perché la tentazione può anche essere, vi faccio un esempio, sono tentato da quel lavoro, faccio di tutto per riuscire ad averlo, fino a, ipotesi, boicottare i miei compagni di lavoro. Può anche essere una tentazione per il cibo, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile per capire che tipo di energie entreranno. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici dello Scorpione. Andiamo a vedere anche per voi come saranno le energie per il mese entrante sul lavoro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate anche altri link a video che potrebbero essere utili e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, iniziamo con una regina di denari, il 5 di bastoni, un 9 di denari e un 5 di spade. Allora, direi che con questa regina di denari ho come la sensazione che qualcuno qui faccia più di quello che gli viene riconosciuto. Soprattutto anche perché c'è questo 5 di bastoni, quindi come se ci fosse una sorta di competitività, di competizione con i vostri colleghi, magari sono concorrenti, se siete autonomi, ipotesi. Però è come se ci fossero delle questioni da risolvere verso metà maggio e avendo anche appunto questa regina di denari, sento che qualcuno sarà un po' troppo oberato di lavoro. Il 9 di pentacoli, al contrario, mi dà la sensazione, allora, se non avete lavoro, potrebbe essere un lavoro alle dipendenze che entra, per cui però ve la dovete lottare, questo ve lo dico, potrebbe anche essere che magari ci siano dei concorsi da effettuare e ci siano tante persone che partecipano. Abbiamo poi però anche alla fine questo 5 di spade. 5 di spade è come se in questo caso vi desse la possibilità di schiarirvi le idee.
Adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta carta per carta. Andiamo a vedere la regina di denari. Abbiamo la carta del matto, il papa, l'imperatore e il 5 di denari. 3 arcani maggiori su 4 carte. Allora, io credo che qui la situazione sia o con un capo o nel caso fosse un'azienda familiare potrebbe essere con un padre. La questione è che appunto vi sentite oberati di lavoro, perlomeno diciamo all'inizio del mese c'è tanto da fare ed è come se non aveste neanche tanto la speranza, mi viene da dire, di essere riconosciuti nel vostro lavoro. Vi dico questo perché c'è matto al contrario e c'è anche il 5 di pentacoli. Quando c'è il 5 di pentacoli normalmente si parla di una carenza economica o di una delusione o di una perdita proprio economica. Quindi può essere o che abbiate investito o sarete portati, insomma, ad investire un pochettino, diciamo, in modo abbondante in questa prima parte di maggio. O ragazzi, con me la sensazione è che qui vi sottopaghino, non vi danno il giusto riconoscimento. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni, 4 di coppe e re di pentacoli. Sì, è un po' proprio quello. Io credo che qualcuno stia battagliando letteralmente per farsi vedere, sì, come si dice? Per primeggiare, per far vedere quanto è il vostro valore, il vostro sforzo. Però ho anche la sensazione con questo 4 di coppe che potrebbe esserci qualche cosa che voi non vedete. Interessante perché c'è re e regina di pentacoli al contrario, entrambe. Quindi anche se è una situazione di lavoro, per qualcuno potrebbe essere una situazione di tipo animico, quindi dove in questa situazione siete portati ad imparare qualche cosa per la vostra anima. Andiamo a vedere il 9 di denari al contrario. Abbiamo un 3 di spade che è un'altra carta di delusione. E un 10 di coppe. Allora, ho la sensazione, ragazzi, che questa sorta di dipendenza eh, possa essere proprio legato all'ambiente di lavoro se è familiare, proprio perché qua c'è un 10 di coppe. Sento molto questa cosa perché appunto ci sono sia il 5 di denari che il 9 di denari al contrario e c'è un 3 di spade, quindi c'è qualcosa qui che vi fa soffrire. Allora, o state accettando di tenere o di stare in questo lavoro per amore della famiglia, perché magari, non lo so, in questo momento avete necessità, ehm, o se per esempio fosse un'azienda familiare, state, diciamo, stringendo i denti, ma non siete del tutto soddisfatti. Diciamo che questo tipo di lavoro non vi dà una piena indipendenza. Andiamo a vedere il 5 di spade. Regina di denari e 8 di denari. Datemi un'altra carta per la regina di denari. 3 di bastoni. Ragazzi, ho la sensazione che qua vi consiglino di puntare un obiettivo. Cioè, se siete insoddisfatti del tipo di lavoro che state facendo o anche solo dell'ambiente di lavoro, qua è un po' come se vi dicessero, ok, ma guardate al futuro, puntate all'obiettivo, spostatevi da dove siete, perché comunque l'otto di pentacoli c'è il lavoro, ok? C'è la possibilità di lavorare, di creare qualche cos'altro magari, di progettare, visto che comunque abbiamo questo 3 di bastoni. Allora ragazzi, se siete senza lavoro, vi dico che con questo 9 di pentacoli, l'8 di pentacoli qui,
verso fine mese è facile che arrivi qualche tipo di offerta di lavoro, che comunque troviate un lavoro di tipo dipendente. Se siete in un'azienda di famiglia o se magari siete già dipendenti, può essere che non siate proprio troppo soddisfatti a maggio di come vanno le cose, può essere che abbiate bisogno di essere visti di più e che questo non succeda, per cui qui le carte vi dicono un po' cercate la vostra strada. Se siete autonomi, vi dirò occhio alle spese impreviste, occhio a perché quando c'è il 5 di spade si parla sempre anche un po' di quello che è il proprio ego. Quindi in questo caso è girato al contrario, quindi è anche un po' come se venisse a diciamo a cadere un po', no? Questi desideri egoici. Sento che molti stanno facendo sacrifici per la famiglia, che sia la famiglia che avete creato voi o che sia la famiglia di origine. Diciamo che questo legame non vi fa sentire liberi eventualmente di cambiare lavoro o di cambiare zona di lavoro. Però tutto sommato, a parte questo 5 di denari che, insomma, a cui dovrete fare attenzione perché potrebbe anche fare riferimento a delle spese impreviste, però a parte questo, diciamo che vedo una situazione piuttosto stabile, un po' forzata, un po' stancante, però tutto sommato, ragazzi, è una situazione, diciamo, calma, che non ha ehm, grossi, diciamo, buchi. C'è qualcosa qua per cui voi, ripeto, allora il 10 di coppe può fare riferimento alla famiglia, ma può anche fare riferimento semplicemente a un senso di compimento di cui avete bisogno, ed è come con questo 5 di spade che siete un po' rimasti attaccati lì, a questo bisogno di risultato, ecco. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Fatemi una carta per gli amici dello Scorpione, vediamo come concludiamo la lettura. Solitudine. Allora, questa carta vi dice che anche se vi sentite soli, questo non vuol dire essere soli, nel senso che comunque si è sempre in comunione, in unione con il tutto. E vi dice anche che se uscite nella natura, tutti gli esseri elementali sono lì vicino a voi. Mm? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile per capire che energie entreranno nel mese di maggio. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, potete lasciare un commento, potete condividere, fare una donazione, potete abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti anche gli amici dei pesci. Anche per voi andiamo a vedere i movimenti energetici del mese di maggio per il lavoro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate anche altri link a video che potrebbero essere interessanti e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un 8 di spade, un 4 di coppe, un asso di coppa al contrario e un cavaliere di bastoni. Allora, questo 8 di spade devo dire che indica un certo tipo di, come vi posso dire, stato emotivo di vibrazione bassa, diciamo così, all'inizio del mese perlomeno. Ho come la sensazione che qualcuno si senta senza via d'uscita. È come se vi sentiste obbligati a rimanere nella situazione in cui siete. L'otto di spade in realtà è una carta di autosabotaggio, quindi in realtà siete voi che con il vostro modo di pensare, con la vostra attitudine, create, se vogliamo, questa vibrazione così bassa. L'otto di spade è anche una carta di vittimismo, quindi fate attenzione perché se tendete a dire, non so, cose per esempio come succedono sempre tutte a me, ce l'hanno sempre tutti con me, ecco quello è una sorta di vittimismo che comunque è dettata dal proprio ego,
anche in quel caso lì, anche le vittime o chi patisce appunto o ha dei momenti di vittimismo tende ad avere un ego abbastanza grande, quindi una volta che si ridimensiona l'ego, anche questo stato di malessere, insomma, viene ridimensionato. Vi dico così anche perché c'è il 4 di coppe e l'asso di coppe al contrario, quindi o qualcuno qui non vede via d'uscita, perché tecnicamente la possibilità ci sarebbe, ma è come se voi non la vedeste. Soprattutto anche con questo asso di coppe, è come se appunto c'è la possibilità di iniziare potenzialmente questo asso di coppe che è un nuovo inizio, potrebbe esserci, ma è come se ci fosse qualche dispersione di energia. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere questo 8 di spade. Allora, qui la situazione, sono usciti un matto e un re di pentacoli. Credo che qui la situazione sia di sfiducia nei confronti o di un capo o di un collega o nel caso fosse un'azienda familiare di un genitore. È come se qualcuno si sentisse bloccato, vincolato lì dov'è e non avesse fiducia di poter essere aiutato o di poter uscire da questa situazione. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 3 di spade, 8 di spade nuovamente. Ragazzi, la prima parte di maggio la sento un po' triste, sinceramente. Quindi, visto che adesso lo sapete, quando sentite che siete tristi, cercate di mettere musica allegra, cercate di cambiare letteralmente, girate, come si dice, la manopolina e cambiate vibrazione. Perché qui avete tante carte di sofferenza, Ed è come il non vedere una via d'uscita qui. Siete, guardate, in questa carta si vede bene con l'otto di spade, la persona è bendata con le mani legate, come se non ci fosse la possibilità di andare oltre. Andiamo a vedere l'asso di coppe, re di coppe e ruota della fortuna. Allora ragazzi, devo dire che questo re di coppe potrebbe essere una persona che magari vi dà una mano. Quando c'è il re di coppe si può parlare anche a volte di un terapeuta, di una guida di tipo spirituale. La cosa positiva è che c'è la ruota della fortuna, quindi a fine mese le cose cambieranno. La ruota della fortuna è sempre un cambio inaspettato, è un cambio positivo, ma è anche un cambio veloce, quindi ci vuole un attimino per poi riassestare il tutto. Però comunque è un cambio fortunato, appunto. È un po' come se si facesse fatica a far partire questo cambio, però io credo che poi ce la farete perché avete un bellissimo cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, re di bastoni e regina di spade. Sì, io credo che qui andrete dritti verso la vostra meta. È come se vi dessero una sorta di impulso, di input verso fine mese e da lì poi si sviluppa questo cavaliere di bastoni che è una persona molto determinata, che si sposta, che va avanti con passione per quello in cui crede. E avendo anche queste due carte, vi dico, secondo me avrete molto le idee più chiare. La regina di spade vi aiuta a fare il punto della situazione, vi aiuta a fare ordine in quello che sono i vostri pensieri, ed è anche una carta che mi invita a tagliare semplicemente quello che non serve più. Che siano pensieri, che siano relazioni, che siano abitudini, quello che non serve si taglia senza troppi sentimentalismi quando c'è la regina di spade. Quindi ragazzi un po' drenante direi l'inizio del mese, un po' sottotono, però poi da metà mese in poi si inizia a intravedere un po' di luce. Nel caso foste senza lavoro, anche qui a fine mese potrebbero cambiare le cose. Vi dico, se siete in questa fase diciamo emotiva e state facendo dei lavori di manifestazione, fate attenzione, perché ho pubblicato sempre nel video di cui vi parlavo prima, quello che c'è sotto, la guida alle letture collettive, lì spiego le linee di tempo. Perché? Perché se siete in questa fase molto giù, la linea di tempo automaticamente, diciamo, scende. Adesso poi quando vedrete il video lo capirete meglio. Ok? Quindi cercate di non farvi troppo tirare giù dalle emozioni negative. Andiamo a vedere una... Ok, tre fatine.
Allora, questa carta parla di divinazione e vi dice di abbracciare i poteri che voi avete, i poteri di divinazione, appunto, l'intuizione, il potere della percezione, perché in questo periodo è particolarmente forte. È chiaro che, diciamo, dovete pulire un pochettino prima la mente. E poi vi dice che avete l'abilità di vedere la situazione corrente con una limpida chiarezza cristallina. Wow, questa carta parla di brillare, dice che è il momento di mostrare al mondo esterno tutta la luce che voi avete dentro e soprattutto dice di illuminare le vostre zone d'ombra perché qualche cosa qua ha bisogno di essere guarito. La medicina olistica funziona così, cioè se nella medicina occidentale quando c'è il sintomo danno la pastiglia, nella medicina olistica quando c'è il sintomo, a parte che si fa una valutazione energetica da un punto di vista globale, è per quello che si chiama medicina olistica, quindi non si valuta solo il corpo fisico, ma anche la mente e il cuore. E poi il modo in cui lavora la medicina alternativa è proprio questo, si va ad accrescere la zona di luce, ok? In modo da illuminare piano piano anche quello che è in ombra, ok? E poi abbiamo musica. Questa carta vi dice che potrebbero esserci dei messaggi nella musica che voi state ascoltando e dice che la musica vi può portare a ricordare eventi del passato. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, fatemelo sapere comunque nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!